Ciao ballerine, io sono Arianna Bazzini. Visto le numerose richieste, oggi ho deciso di realizzare per voi un tutorial per un'acconciatura da gara o da spettacolo. Tranquille perché è un'acconciatura molto semplice da realizzare, si realizza in pochi passaggi ed è adatta a qualsiasi abito da ballo. Ma prima di iniziare, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube Arianna Bazzini Coaching e attivate la campanella. Per chi non mi conoscesse, io sono una ballerina professionista, campionessa mondiale di danze caraibiche, coreografa e maestra di ballo. Nei miei video tratto temi inerenti al ballo e alla danza a 360 gradi. Se vi siete persi il mio tutorial per realizzare un trucco da gara perfetto, potete cliccare qui sopra per vederlo. L'acconciatura che realizzo oggi per voi è quella che utilizzo abitualmente e che io e mia sorella chiamiamo il cocco. E visto che ho ricevuto tantissime richieste per imparare a realizzare questo fantastico cocco che vedete qui sopra, eccovi accontentate. Bene ragazze, iniziamo. Prima di tutto spazzoliamo bene i capelli. Adesso con l'aiuto di un pettine andremo a definire la porzione di capelli che ci servirà per realizzare il ciuffo. Dobbiamo cercare di creare una forma a triangolo su questa parte. Quindi inizio prima con le mani, faccio questo lavoro, unisco le dita, vedete? E da qui tiro su. Ecco, così ho preso una porzione di capelli, vedete che è un triangolo, e poi vado a definire bene con il pettinino. Ok, non preoccupatevi se il vostro triangolo non è super perfetto. Adesso con un elastico mettiamo questo ciuffo da parte e iniziamo a preparare la mezza coda. Allora ragazze, un consiglio, io quando faccio la mezza coda cerco di prendere solamente la prima porzione, vedete, dei capelli, solo questi capelli davanti, e solo successivamente faccio questo gesto per chiuderli poi con l'elastico. In questo modo la vostra coda sarà molto leggera perché vedete verrà solo una codina e sarà anche più facile da maneggiare. Se invece voi fate una mezza coda prendendo tanti capelli, sappiate che poi sarà più pesante, potrebbe sbattere e darvi fastidio. Questa volta facciamo la stessa cosa per la mezza coda, quindi parto dalle orecchie, tiro su dritto, vedete? Ho proprio portato sulle dita e poi vado a tirare. Usate un elastico molto sottile ma super resistente. Ragazzi, se avete i capelli troppo puliti, potete già cominciare da adesso a mettere in questa parte un po' di gel. Bene, adesso è il momento di mettere una bella quantità di gel su queste due fiancate e iniziate a mettere anche la lacca. Non vi preoccupate se esce qualche ciuffetto qui in questa parte, perché tanto da questa parte ci sarà tutto il ciuffo, quindi andrà a coprire, e poi sistemeremo con le mollette. Ok, è arrivato il momento di sistemare il nostro famoso cocco. Mi raccomando, lavate le mani perché potreste averle troppo appiccicose per colpa del gel e della lacca. Ok, allora, ragazzi, adesso ci sono due importanti passaggi da seguire alla lettera, ma vedrete che è solo un fatto di allenamento e manualità. Cercate di pettinare il vostro ciuffo già nella direzione in cui andrete poi ad apporlo. Allo stesso tempo cerco però di alzarlo un po'. Questo ciuffo non richiede nessun tipo di cotonatura. Da qui, con la mano sinistra, vedete, prendo il ciuffo in questo modo. Non ho messo né gel né lacca ancora. Appoggio la mano. Spingo adesso la mano verso sinistra e appoggio. Eccolo qui, vedete? Semplicissimo. Tac.
Ok, adesso lo farò più velocemente. Ok, adesso che ho trovato la forma giusta del ciuffo lo devo pinzare fortissimo all'altezza della tempia e vado a fissarlo nella prima parte. Inserisco la molletta e voilà. Non lasciate cadere il ciuffo, ok? Eccolo qui. Adesso questa parte continuerò a farla andare verso l'alto e sopra l'elastico, così, e passerà a sinistra. Ok, per adesso lo lascio così. Potete mettere delle mollette ovviamente anche dall'alto verso il basso, così lo tenete fermo in tutti i sensi. Ok, adesso cercando di non pasticciarlo troppo, iniziamo a passare piano piano in questa parte, quindi dove si crea quest'onda, no? Dove c'è il cambio di direzione del ciuffo, della lunghezza, un bel po' di gel e anche un pochettino dove vedete i ciuffetti che escono. Non esagerate con il gel in questa parte del ciuffo perché altrimenti potreste appesantirlo ed appiattirlo. Quindi adesso andiamo con la lacca a spruzzare bene da vicino e poi a togliere le bollicine. Cercate di laccare nel verso del ciuffo. E poi col dito, guardate, vado a schiacciare, vedete, infilo poco il dito e in questo modo definisco maggiormente questa forma del ciuffo. Ecco, vedete, schiaccio all'interno, così qua rimane un bel disegno. Continuate ad utilizzare sia la lacca che il gel per sistemare tutti i ciuffetti che vedete uscire. Adesso, sempre con le mollettine, andiamo a fissare anche questa parte del ciuffo. Cercate di metterle andando verso il basso perché altrimenti verso l'alto si potrebbero poi impigliare i capelli quando magari girate. Quindi verso il basso, così non c'è questo rischio. Ok, adesso andiamo a lavorare sull'estremità del ciuffo che abbiamo lasciato da parte prima. Allora, l'abbiamo passato sopra il nostro elastico in questo modo. Da qui andiamo a portarlo verso il basso, sotto la coda, e lo fissiamo con delle mollette in questo senso. In questo modo la lunghezza che avanza del nostro ciuffo rimarrà nascosta tra i capelli sciolti e tra i capelli della nostra codina. E ovviamente ora lacca come se piovesse. Bene, per adesso lasciamo il nostro adorato cocco a riposare, ma ricordatevi prima di entrare in pista di dare sempre una bella passata di lacca. E adesso andrò a lisciare le lunghezze, ma voi potete anche decidere per esempio di fare dei boccoli. Bene ragazze, il nostro ciuffo è finito. Con questa acconciatura avete anche la possibilità di aggiungere degli accessori. Ad esempio in questa parte potete applicare ad esempio delle greche o dei fiori che si abbinino bene al vostro vestito. Vi faccio vedere un esempio. Ragazze, scusate, ma purtroppo non ho trovato la mia greca, ho dovuto farvelo vedere con una collana. E voilà, sono pronta! Quanto lo amo il mio cocco! Se volete ragazze potete anche cambiare la versione di questa acconciatura perché avete visto che si ottiene semplicemente utilizzando una piccola porzione triangolare dei capelli. Quindi potete fare una coda di cavallo, potete fare una coda bassa, potete farla liscia, potete farla mossa, non c'è limite.
Se volete per rifinire l'acconciatura potete comprare uno spray tipo questo che si applica sulle lunghezze e serve per dargli una maggiore lucentezza, per renderli più compatti, in modo che anche con l'umidità che magari si crea sudando non diventino crespi. Oppure ve lo spruzzate in faccia. Ok, tutto bene. Provate a realizzare anche voi questo fantastico cocco nella versione che preferite. Fatevi una foto, pubblicatela nelle vostre Instagram Stories e taggatemi. Spero che... Oddio. Bene ragazze, spero che questo tutorial... Mi sono pinzata. Ma perché è tutto così difficile? Rimettiamo qua. Mi sono pinzata il dito. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Voi mi raccomando commentate e fatemi sapere la vostra opinione. E vorrei sapere anche quali sono le vostre acconciature preferite e magari quali acconciature vi piacerebbe che realizzassi per voi. E mi raccomando iscrivetevi al mio canale. Ciao ballerine, ci vediamo al prossimo video.